Ero molto piccolo quando mi fu raccontato di quella particolare Ferrari che possedette zio Gaetano negli anni '70. La chiamavano Ladino. Uno zio tra l'altro con cui ho vissuto anche poco della mia infanzia, così poco da far crescere anno dopo anno accanitamente l'interesse per questa sua sportiva che non veniva chiamata Ferrari e basta, così come cresceva l'interesse di poter conoscere lui. Quando finalmente ho incontrato zio Gaetano, gli chiesi di raccontare della sua Ferrari, racconti che hanno cristallizzato nella mia mente quel periodo posteriore al 68 e che si estendeva per tutti gli anni 70. In cui un giovane Gaetano sedeva al volante della sua 246 GT rossa, con la giacca di pelle marrone, il pantalone a zampa beige e l'immancabile basettona. Mi raccontava le virtù e le innovazioni che introdusse quella vettura, così come mi raccontò dei suoi punti deboli. Un'auto che inizialmente rispecchiava davvero la filosofia di Ferrari per le auto da corsa, aver terminato la gara con la meccanica portata al limite. E in effetti il primo motore della Dino stradale, la 206, era derivato dalle Dino da corsa. Già, perché la storia delle Dino inizia con il sogno di Dino Ferrari nella prima metà degli anni 50, realizzare un motore per le corse simile per natura ma diverso per architettura dal 12 cilindri di suo padre Enzo. Io ho sempre voluto condividere questo mio legame ancestrale per la Dino con coloro che oggi le continuano a vivere. Il mio incontro con il club Dino Italia è avvenuto a Padova nell'ottobre del 2021, quasi per sorpresa. Dopo quel primo incontro sono stato invitato ad un evento esclusivo che si sarebbe tenuto tra Modena e Maranello. Enzo Ferrari un giorno giurò ad un altro uomo che questi sarebbe stato l'unico Ferrari a succederlo. Quest'uomo si chiamava Alfredo Ferrari, primogenito di Enzo Ferrari. Il corso della storia ha fatto sì che Enzo Ferrari avesse però un altro figlio, Piero, il quale ha potuto indirizzare poi l'azienda e la scuderia della stessa verso i giusti orizzonti voluti dal padre Enzo. E quella di Piero è un'altra storia di un giovane Ferrari che pur con una sua passione motoristica entra in azienda da giovanissimo ed inizia il suo lavoro, guarda caso, proprio su una Dino da corsa, la 166P. Un caso che oggi potremmo guardare come un tributo di Piero a Dino. Quando visiti un luogo come questo, se si è appassionati della storia e dell'automobilismo come me, se queste sono le principali dosi d'ossigeno, c'è tanto di magico. Dietro ogni angolo, molti luoghi, tantissimi edifici di Maranello sono nati grazie al mito, rendendo questo paese una calamita. Tra questi scorci, tra i paesaggi di queste campagne, di queste colline, lungo le distese delle pianure emiliane, tra le strade di questi paesini modenesi, si animavano i tormenti e le volontà di quell'uomo che è stato soprannominato in più modi, ma per il mondo, per la nostra comunità di appassionati e per coloro che danno continuità al suo sogno, quell'uomo rimarrà per sempre Ferrari. Buongiorno signor Davide, sono da poco arrivato a Maranello e ho trovato una bellissima accoglienza, già solo grazie a questo territorio che dalle sue origini, dalla sua vocazione agricola, che si è amalgamata con l'evoluzione principalmente automobilistica, ha creato un territorio davvero magico. Per noi è un grandissimo piacere, signor Francesco, innanzitutto buongiorno. Come può vedere, questa è quello che rappresenta la nostra emozione. Noi abbiamo voluto portare qui queste nostre due auto, entrambe rappresentano una storia diversa che le accomuna entrambe, però possiamo dire che la cosa che insieme hanno è il fascino. Un fascino senza eguali, un fascino che forse non verrà mai superato, e il tutto unito a questa splendida location. Lei ovviamente qua oggi si trova nel cuore della passione Ferrari. Questo è il paese di Castelvetro di Modena, un paese molto legato da sempre alla famiglia Ferrari, e qui ovviamente si respira un'aria diversa che credo che anche lei possa avere già percepito, sì, e che noi abbiamo piacere ovviamente di fare vedere e di fare sentire. Quindi per noi questa è una grandissima emozione
e queste due macchine in particolare rappresentano, soprattutto per ora che siamo in estate, diciamo tutto quello che è stata la storia della Dino, il fascino di una macchina Spider, il fascino di una macchina potente che desse un'emozione diversa a chi la guidava, che desse un momento di vacanza, di libertà, e questo possiamo dire che è stata la Dino ed è stata la sua storia. Quindi per noi è un grande piacere averle portate qui e avere qui lei con noi e vivere questo grande weekend. Dino Spider e Dino Ferrari 246. Sì. La clientela spesso preferisce la Dino Spider. Sarà per la sua somiglianza alla Dino Berlinetta Speciale, sarà per il suo equilibrio magari che regala poi nelle sensazioni di guida. Di quale esemplare si tratta? Questa è una Dino Spider molto speciale perché si tratta di una Dino Spider seconda serie che aveva già tutte le caratteristiche della Dino Spider 2004, però manteneva ancora, diciamo, il motore 2000, oltre ai bellissimi cerchi con il gallettone Cromodora, vincitori di importantissimi premi di design nel mondo. E soprattutto questa serie è una serie molto particolare perché conta solamente 263 esemplari prodotti esistiti, ora ovviamente oggi ne sono rimasti molto meno, e la Dino Spider è una macchina che, diciamo, è sempre rimasta giovane, una macchina che ha sempre dato un'emozione nel guidarla. Forse chissà, forse è stata preferita perché le sue curve affascinanti, questa bellissima linea da ogni parte la si guardava e la si guarda ora, secondo me la fa ancora preferire su tutte. E la Dino, soprattutto questa Spider, è sempre stata una macchina, possiamo dire, modenese, nata a Modena, è rimasta sempre a Modena, e questo, diciamo, che anche lei ha nel cuore questo posto, quindi averla portata qui è un grandissimo piacere. E ovviamente vicino, possiamo dire, a sua sorella, la Dino 246 GTS, la Dino Spider creata per il mercato Ferrari. Erano due auto molto vicine fra loro, stesso motore, sensazioni di guida simili. Ovviamente la Dino 246 è un po' più sportiva, magari per prestazioni maggiori, però entrambe regalavano emozioni, possiamo dire, indescrivibili. Ancor prima che uscisse la Dino stradale, tra gli storici clienti che Enzo Ferrari in persona ha ricordato nelle sue memorie figura Leopoldo dal Belgio. Un aneddoto racconta che il reale preferiva una cabriolet, ma la moglie, sostenuta da Ferrari, lo orientava verso la carrozzeria di tipo coupé, per una serie di motivazioni che Leopoldo dal Belgio ascoltò attentamente. Dopodiché li ringraziò e confermò la decisione per il tipo di carrozzeria della sua futura Ferrari, ovvero Spider. E se Pininfarina era innanzitutto il principale disegnatore delle Ferrari, Sergio Scaglietti ne fu il modellatore per eccellenza, scelto direttamente da Enzo. Allora, grazie intanto. Niente, siamo qua davanti a due splendidi esemplari di Dino, il famoso Dino 246 GTS e la Dino Spider. Sono due autovetture che sono state realizzate all'interno della carrozzeria Scaglietti di Modena, dove praticamente io ero in quel periodo bambino. E diciamo che sono per me le due macchine più interessanti di quello che poteva essere, per quel che mi riguarda, il panorama delle autovetture costruite all'interno della nostra carrozzeria, proprio perché durante la loro realizzazione ero proprio un bimbettino e ricordo proprio che correvo tra le linee di montaggio delle autovetture, quindi ho proprio questo ricordo particolare di questa macchina che comunque è sempre stata una delle preferite di mio papà, perché all'interno della nostra carrozzeria, diciamo, è stata quella che ha dato l'avvio alla industrializzazione vera e propria di un'autovettura, visto che i modelli precedenti che venivano, diciamo, costruiti all'interno della carrozzeria erano più che altro delle personalizzazioni o comunque modelli a tiratura molto limitate. Queste praticamente hanno dato proprio l'avvio a quella che era stata proprio una vera produzione industriale di questi veicoli. E proprio per questo motivo non sono stati costruiti all'interno della carrozzeria Scaglietti soltanto i modelli della 246, ma sono stati parzialmente costruiti alcuni esemplari del modello della Fiat, proprio perché, avendo già quelle che erano le linee di montaggio dei motori, era stato in quel periodo molto più conveniente anche per la Pininfarina e per Ferrari poter mettere in linea entrambe le macchine, visto che montavano gli stessi motori. Diciamo che per me anche per mio papà, sono state delle macchine molto importanti, proprio perché in quel periodo è riuscito anche lui a
dare proprio un suo contributo attivo, soprattutto sul discorso anche delle cappotte e quant'altro, dei tetti apribili, proprio perché il nonno era un appassionato di autovetture decappottabili e quindi tutto ciò che poteva essere Spider o decappottabile per lui era, diciamo, il suo mondo. E quindi anche la realizzazione proprio dei primi tettucci del GTS, piuttosto che anche la Daytona, perché in quel periodo venivano costruite anche le Daytona da noi, sono state proprio realizzazioni fatte da noi. Che altro dirvi su queste macchine? Sono bellissime. Durante questi giorni riusciremo a fare un piccolo evento proprio qui da noi di raduno di questi splendidi esemplari che stanno arrivando un po' da tutta Italia e anche da Nord Europa, come appunto questa che viene giù dal Belgio. E il Belgio, con i suoi personaggi, è sicuramente tra quei paesi europei che hanno costruito un solido legame con Ferrari. Il club Ferrari Belgio pullula di grandi estimatori e collezionisti modello, quali il signor Patrick, che vivono le Ferrari come se fossero delle vetture eterne, sempre giovani e pronte. Ed è questo un momento secondo me molto molto importante, infatti peccato che non ci sia più mio babbo a poter partecipare a questa cosa, proprio perché è stata sempre nelle sue, diciamo forse uno dei modelli suoi preferiti. Infatti ho tantissime foto di mio papà anche al Salone di Torino piuttosto che al Salone di Ginevra, perché andava proprio lui durante questi eventi a presentare l'autovettura proprio come una creatura, anche se non è stata disegnata dal nonno, ma è stata comunque tutta costruita da noi. Ma il futuro della Dino secondo me è un'autovettura che purtroppo in questi anni è sempre stata molto declassata, proprio perché non possedeva il famoso nome Ferrari e appunto avendo messo questa marchiatura Dino proprio in onore del figlio di Enzo Ferrari è sempre stata forse un po' bistrattata dal mondo del collezionismo, cosa che invece mi sto rendendo conto adesso che questo tipo di autovettura sta finalmente prendendo il posto nella storia, quello che si merita, proprio perché è stata secondo me anche la capostipite di quello che poi è stata tutta la produzione Ferrari dalla fine degli anni 60 fino praticamente agli anni 2000, perché da questo tipo di linea sono poi nate il 328, il 308, il GTO, il 288 e quant'altro, ragion per cui credo che il suo futuro sia proprio quello di prendere veramente il posto a quello che sono proprio le auto d'epoca e le auto più ricercate, perché diciamo che se lo merita. E per quello che riguarda invece il nome Scaglietti, diciamo nel mondo, in questo momento il marchio Scaglietti viene utilizzato sempre da Ferrari per i suoi programmi di personalizzazione delle auto, mentre da parte mia e della mia famiglia ci siamo diretti in diciamo, alternative sempre legate al nostro territorio, perché io racconto con i miei profumi la storia delle autovetture che ha costruito il nonno. Dopo questo primo pomeriggio castelvetrese in compagnia di Davide, Simone Scaglietti e del signor Patrick, rientriamo in hotel con la 246 GTS e con la Dino Spider per accogliere gli altri equipaggi che nel frattempo arrivano da varie zone d'Europa e d'Italia. Anche gli appassionati delle Dino, i dinoisti, hanno una loro dimensione in cui discutono, comparano e prediligono un modello piuttosto che un altro, ed è spesso quello della carrozzeria il tema che più li anima e li porta a preferire lo Spider al posto del coupé o il coupé al posto dello Spider. Lo Spider delle Dino fu nel 66 una vettura davvero nuova per Fiat, mentre il coupé, realizzato da Bertone in una visione più conservatrice, sostituiva la Fiat 2003 S Coupé di Ghia, la Dino Spider rappresentava un'auto più ricercata rispetto alla 124 Spider, con cui peraltro venne presentata nel 66 a Torino, in un periodo in cui la frenetica Fiat di Gianni Agnelli offriva una variante di automobile ad ogni esigenza, dalla più economica alla più prestazionale, passando per veicoli più specialistici quali fuoristrada e le vetture scoperte. Lei incarnava le prestazioni e la libertà che solo un'auto scoperta può dare. E in attesa dell'inizio ufficiale dell'evento, per stroncare l'attesa, io e Davide raggiungiamo in tarda serata le Dino, trascorrendo in loro compagnia un momento intimo, un'immersione passionale nella loro storia,
nella loro evoluzione e indiscutibilmente nella loro bellezza. E Davide è la persona giusta con cui farlo, non perché è tra i coordinatori del club, ma perché è un giovane modenese appassionato come me, il cui rapporto con la Ferrari affonda le radici nella storia di suo padre, Lorenzo Peri, un uomo Enzo Ferrari potremmo dire, un uomo che sotto la direzione di quel santo ingegner Mauro Forghieri ha assistito in qualità di meccanico del reparto corse le monoposto di Scheckter, Villeneuve, Arnoux, Alboreto, Berger. Io e Davide abbiamo sicuramente una cosa in comune, siamo due giovani appassionati che, legati fortemente a questo marchio, ne vogliono ricordare quegli altrettanto giovani sognatori che lo hanno plasmato e che lo hanno reso un qualcosa di più, un qualcosa di speciale, per davvero. Il famoso motore V6 della Dino inizialmente era utilizzato per le competizioni e nella sua prima variante stradale subì poi un'evoluzione che lo portò a una cilindrata di 2.4 e venne adeguato per un utilizzo più stradale. Certo, possiamo dire che inizialmente il motore 2000 ovviamente era un motore che derivava dalle competizioni, quindi un motore molto potente, ovviamente era un motore più fragile perché aveva una struttura diciamo principalmente in alluminio che poteva essere soggetta a rotture e anche questo era dovuto anche molto diciamo alla clientela che lo utilizzava, che magari non erano proprio purtroppo gente esperta da pista, allora questo poteva provocare delle varie rotture che si provocarono e purtroppo anche degli incidenti gravi che purtroppo successero alle prime Dino uscite in strada vendute ai clienti. E dopo ci fu questa idea, diciamo, oltre ovviamente a dare un'evoluzione, a dare un erede come modello una serie successiva, si pensò subito a un nuovo motore, nel senso prendere questo motore, cambiarlo anche in modo radicale, aumentando la cilindrata, un po' anche i cavalli e la potenza, però sicuramente renderlo più stabile, renderlo diciamo più competitivo sotto questi punti della sicurezza e dell'affidabilità. Quindi sicuramente il motore 2004 possiamo dire che è stato il grande finale della Dino, però neanche un grande finale perché dopo equipaggiò un'auto che ha fatto la storia dell'automobilismo mondiale, la storia del rally, che ha vinto tantissimo e credo che solo a vederla sia ricordata in tutto il mondo, la Lancia Stratos. E credo che la Dino dopo continuò a vivere nella Lancia Stratos. Nel senso, la Dino non venne mai più prodotta, purtroppo finì la sua carriera, però dopo la Lancia Stratos ne portò il cuore, l'eredità, ovviamente con un motore più potente, ma di cui la base era sempre quella del grande progetto di Dino Ferrari. E la Lancia Stratos, motore Dino 2004, ovviamente potenziato. Per utilizzo realistico, così come continua a vivere poi nella Fiat Campagnola, altro esatto. Italiano. Esatto. E possiamo dei privati nella Parigi-Dakar. Assolutamente, è un motore che nelle competizioni ha dato moltissimo e che ha vinto moltissimo. Forse questo non si credeva nemmeno all'inizio, magari poteva essere pensato all'inizio anche quando uscì solo come un motore stradale, invece dopo era veramente un motore come giusto che fosse per le corse e questo lo dimostrò, possiamo dire, proprio a fine carriera sulla Stratos. Magari molti pensavano che non aveva più nulla da dare a questo progetto, invece anche se non c'era più la Dino si può dire che forse diede di più dopo che di quando c'era la Dino in produzione, perché il motore, questo motore Dino messo su questa fantastica vettura diede risultati fantastici e venne ovviamente invidiata in tutto il mondo, quindi certo. Veramente fantastico. Al di là del design, che forse è appunto una delle caratteristiche che rendono il progetto Dino un cosiddetto masterpiece italiano, c'è il collocamento in posizione centrale del motore, che fu una grande innovazione di casa Ferrari, perché le vetture che uscivano, appunto le vetture di Maranello, le prime Gran Turismo degli anni 50, avevano ancora il motore anteriore. Certo, e questa fu diciamo la scelta che portò alla grande svolta nella storia motoristica della Ferrari. Ovviamente era arrivato il momento di fare qualcosa, di cambiare, perché non stavano più arrivando anche i risultati sperati. Ovviamente il motore anteriore rimaneva ancora una grande soluzione, con potenze anche che potevano essere maggiorate, però era giunto il momento di cambiare il passo. Ovviamente mettere un motore posteriore centrale fu la scelta più logica. Ci volle un po' perché questo venne attuato, purtroppo subito ci furono delle diffidenze, però quando si riuscì a fare un buon motore posteriore centrale i risultati furono subito. Già nel 58-59 esatto. Brabham con le Cooper già stava ottenendo risultati fenomenali, certo. Per varie ragioni chiaramente tecniche, commerciali, anche di natura più industriale,
vedevano Ferrari vincolato appunto a questa scelta classica del motore. Assolutamente, si dice anche che molti ingegneri dell'epoca che lavoravano in Ferrari ovviamente lo fecero presente sicuramente all'ingegner Ferrari e a tutto il maggiore staff. E era ovviamente ora di cambiare, ovviamente la dirigenza se ne rese conto, purtroppo magari con tempi un po' più lunghi, però alla fine servirono anche per creare un progetto valido. E quando questo progetto arrivò e questo motore venne impiegato, sicuramente dopo i grandi risultati ci furono. Arrivarono un po' in ritardo, però alla fine le soddisfazioni furono molto grandi e il motore posteriore centrale Ferrari dopo fece da scuola tutto il resto. Quindi, e ovviamente la Lancia Stratos, la Dino 246 sono figlie di sempre anche di queste idee nate prima dalle competizioni. Ovviamente un motore posteriore centrale in una macchina sportiva dava molto e dà ancora molto tuttora. Vittoriose nelle Dino da competizioni che poi perdurarono fino al 68, le più iconiche forse saranno indubbiamente la 156 Esatto. Formula 1, così, la cosiddetta Certo. Shark Nose per la tipica presa d'aria, Certo. Lo squalo, davanti certo. squalo, Sì, e ho ancora la 206 Sport Prototipo. Certo, probabilmente queste furono le più famose, aprirono una nuova era per Ferrari, ovviamente era l'inizio degli anni 60, campione del mondo con il grande Phil Hill, e poi ovviamente anche per quanto riguarda la 206 competizione, auto che vinse varie gare ai campionati montagna, a Targa Florio, fu una macchina veramente protagonista ed era anche ovviamente una bella macchina da vedere, un design molto bello e questo fu diciamo la prima Dino stradale da competizione. Fu una bella emozione quando uscì per la prima volta in strada, quando uscì dai cancelli di Maranello, ovviamente questo era veramente l'anima di quello che voleva Dino, un motore 6 cilindri che potesse correre, questa diciamo fu la sua idea che lo portò a progettare tutto, quindi sicuramente quello fu una grande cosa che poi portò successivamente alla creazione delle vetture stradali. Phil Hill e Wolfgang von Trips furono i piloti che portano alla vittoria le prime due Ferrari con motore posteriore centrale, la 246 Sport Prototipo e la già citata 156 Formula 1, entrambe nel 1961. Ma nel periodo delle Dino da corsa ci furono quegli altri piloti italiani che molto caratterizzarono la casa di Maranello negli anni 60. A condurre infatti le Dino Sport Prototipo nella Targa Florio e nelle varie 1000 km ci pensarono principalmente Lodovico Scarfiotti, Giancarlo Baghetti e non senza il contributo di Lorenzo Bandini e Nino Vaccarella che primeggiarono anche sulle Ferrari più grosse a 12 cilindri come la 275 o la 330. Quello della Dino Spider e della 206 Ferrari fu uno stile introdotto principalmente dal prototipo Dino Berlinetta Speciale, creatura del maestro Aldo Bruvarone, che oltre a far prefigurare il marchio Dino nel 65, fu uno degli ultimi concept che Battista Pininfarina poté ammirare prima della sua scomparsa. Dino 206, primo esemplare venduto per Ferrari e 150 esemplari tutti carrozzati da Scaglietti, forse colui che meglio conosce appunto nell'intimità il corpo della Dino, delle Dino. Questa è veramente un'opera d'arte, si tratta ovviamente della prima Dino che venne messa su strada, è famosissima una foto dove viene presentata questa macchina dove c'è anche un giovanissimo Piero Ferrari che toglie il telo e questa rappresentò l'inizio di tutto, possiamo dire, la prima Dino Ferrari stradale, ovviamente nata dalle grandi mani della carrozzeria Scaglietti nel 1967, ovviamente a altri tempi, le mani di Sergio Scaglietti, del figlio Oscar, di tutta la famiglia. E portarono alla creazione di questi, che possiamo dire, opere d'arte, capolavori. Questa macchina vuol dire tanto, è quello che ha fatto l'inizio di tutto, la prima Dino Ferrari messa su strada e ovviamente montava un motore 2000, il primo classico motore 2000 Dino, diciamo più scorbutico, più grintoso, che aveva anche un rombo diciamo molto particolare. È veramente una vettura che rivederla ora crea un'emozione forte e da lei è nato tutto. Lei è proprio diciamo l'inizio della passione Dino.
Ovviamente questo motore era il primo motore 2000 e quando venne presentata la Dino Spider possiamo dire che il motore era quasi identico. Dopo venne condiviso su questa macchina che la possiamo definire sua sorella, uscirono entrambe nello stesso anno, la Dino Spider prima serie e la Dino 206, che condividevano questo motore 2000. Ovviamente era un motore 2000 molto grintoso, molto acceso, possiamo dire, nel senso che si faceva sentire e bisognava anche saperlo, diciamo, portare, guidare. Però era un motore che, se usato bene, se trattato nel giusto modo, dava ovviamente soddisfazioni impagabili e che tuttora oggi nell'usarlo, nel guidarla, trasmette, ecco, sì, uno spirito più corsaioso. possiamo dire, forse era proprio quello che Dino voleva, forse lui voleva proprio che il motore fosse rimasto questo, che la macchina desse questi scatti, queste cose più ovviamente. Rispecchiava quella prospettiva appunto voluta da Dino, probabilmente da calare nelle competizioni piuttosto che nel stradale. Questo probabilmente era proprio il suo sogno, e questa macchina qui possiamo dire che è veramente una vettura senza tempo. Basta solo notare l'armonia delle linee dalla parte anteriore fino al posteriore. È una macchina che possiamo definire senza tempo per vari motivi, perché anche guardandola ora e confrontandola anche con vetture più moderne, vetture Ferrari più moderne, altre vetture sportive, diciamo che trasmette ancora un senso di modernità, un senso di eleganza che secondo me non verrà mai superato. Ovviamente questo è confermato anche dai più grandi designer tuttora operativi, da cui hanno anche preso spunto da questa macchina per creare per esempio i modelli Ferrari attuali, e quindi veramente la Dino 206 possiamo dire che è campionessa di design, di prestazioni anche, perché ovviamente il motore si faceva sentire, era un motore diciamo interessante, tosto da usare, e poi ovviamente è una macchina molto rara, una macchina di cui solamente 153 esemplari prodotti, possiamo dire che ora è quasi introvabile. Cosa importante riguardo la linea è che la berlinetta speciale inizialmente somigliava più a una Ferrari, Sì, piuttosto che appunto a una Dino, che poi dopo si sarebbe radicata nell'immaginario Esatto. un po' di tutti. Esatto. E in primo impatto la Dino Spider può sembrare la vettura che più somiglia alla berlinetta speciale, ma in Certo. realtà anche la Dino 206 poi la 246 certo. hanno, ecco, in un modo forse più velato, così come il motore per come è collocato, dei richiami molto forti alla berlinetta speciale, così come Certo. i parafanghi che sono Assolutamente. condivisi, ecco, con la sua sorella, ma che con un'impostazione totalmente differente, ecco, appaiono come una parte, ecco, dell'intero corpo diversa, che sembra diversa. Infatti la Dino berlinetta speciale è stata la madre della Dino Spider, si può dire che veramente quella macchina ricalcava tutto quello che poi sarebbe stato il futuro. Ovviamente la Dino Spider possiamo dire che è nata grazie alla Dino berlinetta speciale, perché ne anticipava le linee, ne anticipava queste curve che sono rimaste famosissime nell'immaginario collettivo. Forse è stato proprio il successo della Dino Spider, queste curve così affascinanti e avvolgenti, e poi ovviamente anche riprese dalla Dino 206 e dalla Dino 246. Fu una scelta di design secondo noi vincente, e che tuttora al giorno d'oggi è ancora molto appagante. La Dino berlinetta speciale è stata una vettura dal punto del design e dell'estetica, possiamo dire, fantastica oltre ogni livello, e quando da lei dopo partì la produzione si poteva già intuire queste somiglianze, diciamo che il cerchio si chiuse, perché grazie a lei è nata la Dino Spider, e poi ovviamente anche se queste ci assomigliavano diciamo un po' meno, però se si notano nei particolari possiamo dire che dalla berlinetta speciale è nato tutto. E ovviamente la Dino Spider deve molto alla berlinetta speciale, perché il fascino della Dino Spider deriva tutto da lei. Così come influenzò anche in parte le vetture da competizione, quindi anche le sport prototipo e tutte le altre. Anche le sport prototipo ovviamente era un'epoca in cui il design veniva guardato anche sulle vetture sportive, erano belle anche le vetture da corsa, magari a differenza magari degli anni successivi in cui si cercava solo la prestazione. A quell'epoca c'era riusciva a coniugare il design con la funzionalità, con l'aerodinamica. Magari non era neanche una cosa voluta, però l'abitudine era di creare una cosa che fosse anche bella alla vista, e anche magari senza volere il fascino arrivava anche su una vettura solo da competizione. E tutto anche da lì ovviamente partì dalle competizioni,
dalla berlinetta speciale alla Dino da corsa. Anche la Dino da corsa aveva dei tratti distintivi che ricordava quelle stradali, soprattutto per quanto riguarda il frontale con i fari, la prima parte della carena con la carenatura e le curve, ricordava tutto sempre la berlinetta speciale e anche i primi prototipi precedenti, quindi sono macchine, diciamo, di una famiglia molto unita. Forse è una famiglia in cui c'è sempre stato un punto in comune fra tutte le vetture, cosa che forse non è mai successa in altre situazioni. Quindi sicuramente auto speciali, motori speciali, che però avevano sempre il punto, diciamo, nel loro cuore di essere belle e di avere un design interessante. Sabato mattina ci aspetta una giornata molto interessante ed io sono ansiosissimo perché vedremo quelle che sono probabilmente le 2 collezioni più storiche d'Italia, o meglio quelle che hanno voluto essere da subito delle collezioni, in anni non troppo caotici per l'automobilismo d'epoca. Ma prima faremo un'altra sosta. Incontreremo uno di quei pochi artigiani che rivestono e rimodellano tutt'oggi, a distanza di anni, il corpo delle Ferrari degli anni 50, 60 e in parte 70, dalle varie berlinette 250 alla 500 Superfast, passando per le 365 e per le Dino. Come dicevo, Scaglietti era il carrozziere che riceveva le commissioni da Ferrari in persona. Ma Sergio Scaglietti aveva ovviamente degli allievi che nel tempo sono cresciuti e diventati, se non abili come lui, pur sempre in grado di dar forma e creare quasi dal nulla quelle curve delle Ferrari Sport e delle Gran Turismo costruite a mano e che ancora negli anni 60 caratterizzavano l'offerta principale di Maranello. Egidio Brandoli fu uno di questi allievi che dopo 17 anni di esperienza alla Scaglietti di Modena ha potuto lasciare un'eredità artigianale intesa soprattutto come creatività artigianale ai propri figli e per i tempi d'oggi rarissima. Il filon in dialetto modenese è quel cosiddetto manichino che i mastri carrozzieri come Brandoli utilizzano tuttora come scultura di riferimento per riportare allo splendore di un tempo le Ferrari degli anni 50 e 60, che oggi vediamo vincere ai più bei concorsi d'eleganza e in paesi come l'Inghilterra vincere anche nelle gare storiche. E questa cosa bellissima accade qui, a Modena, in Italia, dove il sogno di Ferrari si cristallizzò ed oggi, grazie alla maestria di Brandoli, è possibile dar nuova vita a quelle Ferrari. Tra le Dino, Egidio Brandoli non solo modellò da Scaglietti il corpo delle Dino stradali. Suo padre ha modellato anche il corpo del Dino 206 Sport prototipo. Quali erano le complessità da gestire per una vettura come quella in relazione anche alle necessità della costruzione di una vettura da corsa qual era la 206 Sport prototipo? Ma io direi che in questo caso, su questa vettura probabilmente lavoravano molto, oserei dire, distinto, più che da progetto, perché anche se non è è una vettura, insomma, a metà anni 60, ma comunque era un momento dove modellavano le carrozzerie. In questo caso era una vettura con una progettazione, diciamo, inerente al telaio, agli spazi, e quindi la carrozzeria, secondo me, gli hanno fatta un po' addosso. Cioè, la fortuna è proprio quella che riuscivano a dare una forma così piacevole, insomma. Questa è stata la fortuna della Ferrari, di Scaglietti, avere delle menti artistiche sotto questo aspetto. Magari sì, mio padre potrebbe essere più preciso, poi insomma lui c'era, ci ha lavorato assieme ad altri colleghi, però sì, come tanti altri, quindi non ho la possibilità di entrare in dettaglio perché proprio non lo conosco. Sì. All'epoca da Scaglietti avevano questo sì, insomma, avevano quest'arte, poi dopo con gli anni non è più sufficiente fare una forma bella, ma all'epoca era anche aerodinamica, quindi andava forte anche per quello. Oggi una vettura da corsa
talmente sofisticata che dire è bella, insomma, è un bello molto particolare secondo me. È un bello più tecnologico che stilistico, insomma. E l'iniziativa privata, conseguenzialmente a quel, potremmo definirlo, matrimonio industriale tra Fiat e Ferrari, nacque da una passione legata anche alla necessità di dover essere il custode di questo patrimonio, di queste vetture che erano ancora in bilico tra quella fase sartoriale, tra quella fase molto artigianale e tra la nuova era industriale, oppure nacque anche da una visione, ecco, lungimirante circa gli andamenti futuri del mercato di queste vetture. Beh, qui servirebbe Montezemolo, diciamo, per dare una risposta. Dal mio punto di vista è il tempo che passa e le cose cambiano. In quegli anni subentrò l'industria, cioè la Fiat, e tutto finì. Finì l'artigianato, di produrre le vetture in quel modo, ma non poteva durare. Se non era la Fiat in quel momento sarebbe stato un po' più avanti. Insomma. Diciamo che dopo però è facile parlare adesso. Certo. È facile parlare adesso. Diciamo che è andata così, non si può criticare più di tanto. Cioè, nel senso, volevo dire, sì, la Ferrari giustamente, come altre aziende, hanno pensato al progresso, alla tecnologia, ai robot, ovviamente non poteva andare in un modo diverso. Oggi addirittura non sanno più dove costruirle perché si sta allargando sempre più. L'era industriale in quel senso finisce l'epoca artigianale dove costruivano le carrozzerie come dipingere un quadro alla Scaglietti. Comunque ci sono state tante persone come mio padre e i suoi colleghi che alcuni hanno aperto in quel momento lì, altri avevano aperto un po' prima per conto loro, intorno a Modena. Comunque nell'area di Modena ci sono sempre stati quegli artisti che sono rimasti là, quando si faceva roba a mano. E poi da lì abbiamo sempre continuato, perché dopo io ho iniziato appena finita la scuola, quindi nell'81, quindi tutte queste persone, chi aveva il figlio, chi no, comunque hanno contribuito a mantenere viva la storia, cioè la storia delle auto fatte a mano, che poi passando il tempo sono diventate, cioè erano già belle, però sono diventate importanti perché il mercato, eccetera. Nel Museo Panini l'atmosfera che si respira è quella, calore italiano. Si può rivivere quell'epoca che oggi appare come ingiallita. A dare il benvenuto è la leggendaria 6 GCS, con la sua calandra che sembra risucchiarti l'ossigeno alla sola vista. Sono presenti solo 4 esemplari nel mondo, un altro capolavoro di Pininfarina che si consacra come una delle più affascinanti fuoriserie degli anni 50. È nata dalla stessa matita del papà del ladino, Aldo Brovarone. Attribuirle solo gli aggettivi elegante e sportiva sarebbe riduttivo. Ad affiancarla ci sono le vetture della categoria sport che hanno caratterizzato la carriera di un pilota a cui tengo molto, un pilota napoletano,
venuto dalla mia regione fin qui a Modena e che rientra in quella categoria di piloti, i gentleman drivers, che correvano in auto per puro piacere. Mennato Boffa, oltre ad essere stato pilota ufficiale Maserati, ebbe anche una parentesi con Ferrari, al volante della 500 TRC, in particolare al Giro di Sicilia, mentre lo sviluppo della Dino 246 F1 era in atto, ed in un periodo in cui l'uso di pseudonimi era ancora cosa normale per mascherarsi dai genitori. Boffa corse sulla Tipo 60, sorellina della Tipo 61 e Tipo 63 presenti qui al Museo Panini. Siamo tra il 59 e il 62, anni in cui la varietà delle corse automobilistiche identificava quelle che erano delle competizioni permeate anzitutto dalla voglia di correre in auto per i piloti e per i costruttori di costruire e collaudare automobili straordinarie, capaci di sfondare il muro dei 280 orari, tra circuiti cittadini e passi di montagna, per la semplicità con la quale la gente comune vedeva stupita queste opere d'arte lanciate a certe velocità, ai rischi cui i piloti andavano incontro nel governare queste creature di appena 700-600 kg, automobili che si guidavano, che mantenevano attivi i nervi più profondi di polsi e spalle. Poi altre vetture mi trasportano in quel periodo che va dal 29 al 47, le due date di nascita del cavallino, la prima spirituale e soprattutto quella rilevante per Enzo Ferrari, perché il simbolo figurava già sulle fiancate delle Alfa della scuderia Ferrari, come egli ricorda. La seconda effettiva perché dai cancelli di Maranello usciva la 125S, la prima Ferrari, marchiata Ferrari. Monoposto guidate e portate alla vittoria da uomini che hanno caratterizzato inoltre la vita e le geste di Ferrari, oltre a rientrare nella lista dei corridori più ammirati da egli stesso. Sono Fangio, Stirling Moss, Nuvolari. L'impatto emotivo che offre il luogo della collezione Panini non è quello di un classico museo, con una scenografia troppo sistematica, ma è la semplicità, è la sua collocazione naturale in una campagna modenese, è vedere quelle rute radiali che poggiano su mattonelle che ricordano le vere officine di una volta in cui le chiavi e i cervelli erano i veri computer per le diagnosi, un luogo accuratamente e umanamente governato dalla passione per automobili e motociclette. Un luogo creato da chi ha vissuto e da chi si nutriva della stessa passione, i motori. Quel turbinio di emozioni e di sfide che ha investito il cavallino e il tridente è una storia più italiana che ombrosa, secondo me. Una storia che si è evoluta e definita in un modo forse enigmatico agli occhi di chi ne ha fatto parte, tuttavia ha fortificato, a parer mio, quell'immaginario collettivo fatto di leggende ed automobili nate in Emilia-Romagna. Uno dei massimi collezionisti al mondo, in Italia il primo vero collezionista, la verità è questa. Dalle vetture degli anni 10, 20 e 30 che hanno caratterizzato la sua infanzia e poi la sua adolescenza e che affettivamente ma anche saggiamente ha conservato, per quanto poteva conservare dopo la Seconda Guerra Mondiale. Arrivando alle o alla prima automobile costruita da Enzo Ferrari, quando la scuderia che questi gestiva per l'Alfa Romeo chiuse i battente. Durante la visita il principale custode di queste creature purtroppo non era presente, ma posso garantirvi che quella di Righini viene percepita ogni volta dal suo interlocutore come una vera passione e posso dirlo perché nell'ottobre del 2021 ebbi il privilegio di incontrarlo a Padova, proprio mentre mi recavo allo stand del Club Dino, mentre era indisturbato a consumare un pasto e con una semplicità che mi sorprese mi chiese chi fossi e da dove venissi ed espresse una sua interessante osservazione
sui collezionisti della mia regione. Nei suoi occhi vedevo una di quelle luci che non si vedono tutti i giorni, una lucidità nel parlare di automobili che accompagnava quell'altrettanto lucida attenzione che poneva quando gli spiegavo chi fossi e cosa stessi facendo lì a Padova. Salire per la prima volta a bordo di una 246 GT rossa identica a quella di cui vi parlavo all'inizio e farlo per percorrere il viale della dimora di quest'uomo di cui vi ho parlato poc'anzi è stata un'esperienza senza precedenti. Proprio per la bassa velocità potevo concentrare il mio sguardo sui vari dettagli del castello a noi circostanti e l'abitacolo del Ladino è diventato all'improvviso una macchina del tempo modenese. Sembrava potessi respirare quell'aria e quelle emozioni di un tempo. Sembrava che Enzo, Dino e tutti gli uomini dell'epoca fossero lì con noi. Iniziamo dalle vetture che hanno maggiormente caratterizzato i primi anni di vita e di carriera di Enzo. Abbiamo la maestosa Alfa RL, ad esempio, sulla quale un giovane Ferrari prese parte a più gare negli anni 20. E parlo dell'Enzo Ferrari pilota, un'auto con la quale fece anche da battistrada a Mussolini durante un passaggio di quest'ultimo per Modena. Nei racconti del grande vecchio, l'autista del Duce non riusciva a stargli dietro. Altre automobili presenti in questa prima area del castello rappresentano quel periodo dell'Italia fascista, in cui le competizioni automobilistiche contribuirono peraltro a far scoppiare già un micro boom automobilistico, seppur quelle che apparivano ancora come mostri sacri erano destinate a pochi signori e signore. Un altro vortice di calore italiano. A visitare con noi quest'area c'è un altro giovane che, per il ruolo cui ricopre, indubbiamente deve essere guidato dall'amore per l'automobile. Un giovane ingegnere francese che lavora attualmente in Ferrari, precisamente nella progettazione dei motori V12, e mentre ci perdiamo tra queste sinuose italiane ci racconta in breve come anche la Ferrari stessa abbia oggi una divisione impegnata nella tutela delle Ferrari classiche. A fare da ragazza immagine c'è una certa 500 Mondial, che esordì a fine 1953 nella categoria Sport 2 litri. Infatti 500 sta per la cilindrata unitaria di ogni cilindro, quando le Ferrari avevano anche motori a 4 cilindri. Un motore ovviamente ancora in posizione anteriore longitudinale, mentre l'aggettivo Mondial invece le fu attribuito per celebrare i titoli mondiali conquistati da colui che portò poi questa Ferrari al debutto. Patrimonio di Ferrari classiche e che voi siete impegnati a tutelare. Sì, certo. Allora, io ormai lavoro sulle Ferrari di oggi, no? Però c'è tutto il patrimonio che vediamo in parte qua dalla famiglia Reghini che ci accoglie oggi, che comunque è da custodire o da qua o in Ferrari, perché c'è un patrimonio che non deve essere lasciato così. È sempre un piacere di vedere queste macchine qua, tenute anche benissimo, perché rappresenta la storia e la storia di Ferrari. E in un'epoca in cui le Ferrari erano ancora dotate di un motore montato anteriormente. Qual è il primo approccio nel mantenere queste Ferrari dotate di questa tecnica che oggi è andata un po' alternandosi col motore collocato posteriormente? Allora, io non lavoro nelle Ferrari classiche direttamente, però quello che fa questo reparto qua è di mantenere assolutamente l'originalità della Ferrari come è nata, no? E quindi tenere assolutamente tutti i pezzi più originali possibili, appunto perché il valore e poi l'immagine della Ferrari tiene anche a come è stata fatta, no? Ecco, questo è lo scopo un po' delle Ferrari. Fu Alberto Ascari, detto Ciccio, dall'animo superstizioso, figlio di Antonio Ascari, e che, a detta del commendatore, qualora si fosse trovato in testa, superarlo sarebbe stato quasi impossibile per gli altri corridori. La 500 Mondial venne inoltre guidata da Gigi Villoresi, con cui Ferrari aveva un altro bel rapporto di amicizia. Epoche in cui la distanza confinante tra chi costruiva e chi correva si misurava in passi, specialmente a Maranello.
Guardare queste automobili tra queste mura consente di fare un vero viaggio nel tempo e chi ha avuto la mia fortuna a conoscere Righini prima ancora di visitare la sua dimora sa bene che il suo è un vero desiderio di collezione, certo di possedere queste auto, ma non di possederle per andare sulle più belle passerelle del mondo, quella è più una conseguenza. Anzi, il desiderio è di possedere automobili che nella storia sono state ambiziose e questo incarna l'essenza del collezionismo per le auto d'epoca. Automobili ambiziose, signorili, sportive, mentre posano avvolte da queste mura e da questa scenografica luce naturale. È il caso della 500 Mondial che nella sua categoria ha primeggiato in più gare nel mondo e il suo fascino ha origine tra l'altro da una bozza che Dino Ferrari, appena 21enne, portò a Sergio Scaglietti per offrire una proposta d'aggiornamento della Ferrari 166 regalatagli dal padre Enzo. È il caso delle Alfa Romeo 6C appartenute a Benito Mussolini, il cui esemplare della 6C con compressore così avanti nella linea, considerate che del 29, appartenne davvero al Duce. È il caso di un'altra Alfa che non avete visto nelle scene, una 8C 2003 Monza, ma l'esemplare che appartenne a quel Tazio Nuvolari che tanto impressionò il Ferrari dirigente per l'Alfa, così tanto da volerlo tra i piloti della sua scuderia, la scuderia Ferrari che portava a correre le Alfa Romeo. Assieme ad altri facoltosi ma talentuosi piloti, quali il Conte Trossi, Borzacchini, Brivio, Nuvolari regalò alla scuderia la prima vittoria nel 1933. L'anno prima nacque Dino e la sua nascita fu nel 1932 uno dei motivi che contribuì a spingere il padre sempre più verso il futuro da costruttore piuttosto che da pilota. Nello stesso anno le Alfa Romeo di Ferrari si erano fregiate del cavallino rampante. È il caso dell'auto Aviocostruzioni 815, solo 2 ne vennero costruite, entrambe parteciparono alla 1000 miglia del 1940. Auto Aviocostruzioni era la fabbrica che Ferrari creò dopo gli anni con l'Alfa, fabbrica che riceveva gli elogi dai tedeschi per la precisione con cui venivano costruite le macchine da scrivere su licenza di questi. Un numero, 815, che riecheggia la nuova Alfa 158 con compressore del 38, spesso ricordata con continua ammirazione da Enzo nelle sue memorie, nonostante dal 38 non c'era più la scuderia Ferrari, ma un nuovo reparto Alfa Corse. E per quanto 815 rappresentava con 8 il numero di cilindri e con gli altri 2 numeri la cilindrata del motore, Enzo Ferrari era in quel periodo ancora legato all'Alfa e lo sarà sempre, perché come lui ha affermato, quando per la prima volta al mondo la Ferrari ha battuto l'Alfa nelle corse, in realtà Ferrari aveva battuto sua madre. Quella che avete visto è appartenuta ad Alberto Ascari, il proprietario dell'altra 815, l'esemplare con passo lungo fu il marchese Lotario Rangoni di Spilamberto e che purtroppo perse la vita in guerra. La sua 815, a quanto pare, non esiste più. Continuo la mia conoscenza con la 246 con un'altra serie E, la terza ed ultima serie prodotta, la stessa che aveva mio zio. Il
proprietario di questa Dino è un ragazzo che poi appartiene a quella stessa generazione di giovani in cui rientra mio zio. E non potevo capitare in un'accoppiata migliore perché il milanese Giorgio Valli, con la sua 246, è tra gli esperti del modello qui nel club Dino Italia. E si diletta a guidare la sua Dino Ferrari con una disinvoltura incantevole. Qui prima bisogna fare prima terza. Anzi, ecco, il rilascio così, pam pam pum pam pam pam, scoppiettava in un modo pazzesco. Invece adesso gira molto meglio. Io sto vedendo di rintracciare quella di mio zio. Si preannuncia una serata interessante perché parlerò con vari possessori di vetture Dino che ci racconteranno le loro esperienze con queste macchine e come è nato il loro interesse per questo marchio.
Quest'uomo che state vedendo è il presidente del rispettivo club Dino in Svizzera, un'altra meta rinomata che soprattutto per i modelli Fiat ricorda quelle pellicole degli anni 60 e 70 in cui delle ammaleanti Dino Spider e Coupé affiancavano altrettanto ammaleanti attrici e attori. Tutto questo per le persone. Molto grazie per Walter. Quasi un anno fa, ho fatto una visita vicino Bergamo, Brembate, di sopra, localizzato qua Dino Point. E ho sempre detto, una volta nella mia vita io voglio ancora un Fiat un po' più bello. Buonasera Diana, buonasera, saliamo a bordo. È incredibile quest'auto. Lei è nata a Modena, è sempre rimasta a Modena. Non si mai... E stasera credo che anche lei sia contenta di essere qui, in questa location speciale. Incredibile. È veramente una cosa fantastica. Sì. Ovviamente è un piacere averti qui con noi, farti vedere il nostro territorio, le nostre passioni e quello che ci fa scaldare il cuore, diciamo. Sì, infatti è la primissima volta che siamo qua, un posto proprio esclusivo che ci ha dato la possibilità, e lui è il proprietario. Certo, ovviamente questo si tratta della Villa Trevalli, una location esclusiva. Castelvetro ovviamente è un paese molto legato alla famiglia Ferrari, a tutto quello che è stato la tradizione del cavallino. Infatti è un privilegio per me essere qui con te e con queste persone che vengono da tutta Europa, dal mondo. Ho visto delle bellissime auto. Una passione che da noi da sempre ci ha accompagnato, ovviamente fin da quando eravamo piccoli noi guidavamo queste auto, giravamo su queste strade ed eravamo appassionati di tutto quello che riguardava il cavallino. Ovviamente questo unito a tutte anche le tradizioni culinarie della zona. Ah sì, sono speciali. Ovviamente un buon lambrusco, un buon gnocco fritto, e ovviamente tutto il resto è una cosa che ci ha sempre emozionato. Penso che, esatto, le persone si innamorano anche oltre che del paesaggio, ma anche del cibo e della qualità. Io veramente mi auguro che ne faremo tanti insieme ancora, perché io penso che questo sia il primo qui di tanti che arriveranno sicuramente, perché una cosa così importante non può non avere un seguito. Non mancherò e cercherò anzi di chiamare anche altri, richiamare e avere più richiami possibili. Questa noi la consideriamo come una partenza di tutto, ovviamente il rilancio delle Ferrari classiche, della passione e di tutto quello che ci fa scaldare il cuore nel nostro territorio. Arrivare un messaggio ai giovani, sensibilizzare i giovani della grandezza della storia, oltre del motore Ferrari che ha la Dino, anche portarli, avvicinarli a questo mito che i giovani ancora non hanno ben compreso il suo valore, perché non conoscono bene la potenza della Dino, il suo cuore, il motore, no? Si pensa a una Dino, non sanno nemmeno che ha un motore della Ferrari, e secondo me questo è molto molto importante. Io posso dire che i giovani, una cosa che potrebbe fargli piacere e portargli questa passione, possiamo dire innanzitutto che la Dino è nata grazie a un ragazzo giovane. Dino, un ragazzo che aveva delle grandi passioni, che lui disse: io voglio fare un motore, voglio creare una macchina mia con un motore diverso. Lui voleva fare un motore 6 cilindri, il padre aveva fatto un motore a 12, lui disse: io vorrei fare un motore 6 cilindri e creare una mia macchina. Dino era un ragazzo giovane pieno di sogni, e questo sicuramente può essere un grande messaggio per tutti i giovani, non smettere mai di credere nei propri sogni, come fece Dino. Non ha mai abbandonato. Dino purtroppo non riuscì a realizzarlo a pieno, però riuscì a capire che qualcosa lui lo aveva già creato. Dino fu un ragazzo giovane semplicissimo che però, grazie alla sua voglia di fare, grazie a tutto quello che aveva nel suo cuore, riuscì a creare quello che è questa vettura,
e ora essere seduti qui è un po' come essere con lui. È un prestigio, sì, esatto, lo ricordiamo veramente con tanto un ricordo per lui, affetto. solo vedere sul volante il suo nome sul davanti dell'auto, per noi è sempre una grande emozione, ed era un ragazzo giovane che ha solo creduto nelle sue passioni. La sua passione per il cavallino lo ha portato a scegliere nell'alveo delle vetture dotate del motore Ferrari sulla 246. Sì, certamente è la vettura o una delle vetture più belle nel panorama automobilistico, se parliamo dalla fine degli anni 60 in poi. È una vettura che possiede in sé parecchi stilemi e parecchie caratteristiche di una vettura filante, di una vettura fluente, di una vettura scorrevole, di una vettura che non stanca l'occhio. Più la guardi più ti piace, più la guardi più essa ti coinvolge, più la guardi più essa ti avviglia. Cioè la Dino 246 è una bellissima vettura, sicuramente dal mio punto di vista una delle più belle Ferrari, anche se nata col marchio Dino. Io la considero una Ferrari perché la progettazione è eminentemente Ferrari, a parte il motore che va anche sulle Fiat o anche sulla Stratos che qui abbiamo, ecco, e che doverosamente rispetto. Ma comunque tornando alla Dino, ecco, è un amore a prima vista, è una bella vettura come una bella donna. Io ne possiedo una, fortunatamente un modello Sebring con i parafanghetti impropriamente detta Sebring, perché Sebring sarebbe il nome di una Maserati particolare. Questa viene impropriamente detta Sebring quando hai i parafanghetti allargati e cerchi campagnolo. Io sono il fortunato possessore di una vettura di queste che per problemi di manutenzione oggi non è qui, però sono venuto da estimatore, da appassionato e da persona, diciamo, un po' appassionato di questo marchio, di questo blasone sportivo. E la sua storia di innamoramento con la Dino è iniziata con la 246 o proprio con la 206? No, perché io parto, la mia prima Ferrari posseduta, e che ho anche adesso, è una 308. Quindi il mio amore, il mio legame con la Ferrari nasce da parecchi anni fa, da quando c'erano i Gran Premi di Formula 1 che io vedevo in bianco e nero, da quando Jochen Rindt vinceva sulla Lotus, da quando c'erano imprese memorabili con i vari cavalieri del rischio che ogni Gran Premio, avvolti dalla benzina, rischiavano e rischiavano veramente. Quindi per me c'è stato sempre un legame con la Formula 1, con le competizioni, con i prototipi, con il cosiddetto arrivo alla Lini alla 24 ore di Daytona, quando vinse Bandini in coppia con Chris Amon. Ricordo benissimo l'incidente di Bandini nel 67 a Monte Carlo, e diciamo io nasco col 308, però poi vidi una Dino presso un commerciante di Brescia, allora stavo a Brescia, vidi questa 246 in un salone che era tutto rosso, quasi tutto rosso Ferrari. Vidi un Lamborghini Countach che era rosso, un Jaguar Cabrio Spider che era rosso, una Dino 246 e un Lamborghini 350 GT. Ecco, io vidi questa macchina che era una Dino, era una 246 Ferrari, non una Fiat come in questo caso, che aveva i codolini allargati e i cerchi campagnolo. Cerchi bellissimi, il ragno della Campagnolo che montava poi anche la Miura, anche la Bart Mill, eccetera eccetera, e vidi sta macchina con i codolini allargati, cerchi Campagnolo, gomme XVX della Michelin. Ho guardato la macchina, ho guardato anche il numero di telaio e allora un po' incuriosito, un po' curioso, un po' perché la vettura mi interessava, telefonai alla SAT, telefonai in Ferrari
ma le parlo di 39 anni fa, le parlo dell'83, 84, telefonai in Ferrari, diedi il numero di telaio, cortesemente il signor Amadesi, che gestiva la SAT, Servizi Assistenza Tecnica di allora, mi mandò un fax e mi disse: guardi, la macchina non si preoccupi, la macchina è originale, perché quella era un'option destinata al mercato americano, e quindi io la comprai di corsa, diedi un'altra automobile in permuta, una differenza, e portai la macchina a casa. E questa sta con me dall'84, sì, 84, 94, 2004, eccetera, eccetera, sono tanti anni che sta con me. Quindi io non penso neanche lontanamente di venderla. Assolutamente. Perché esiste un dialogo affettivo, un dialogo ottico fra queste movenze. Lei entra dentro e vede due parafanghi, la guarda e non si stanca, mentre altre vetture magari spigolose, magari forse meglio giudicate dalla critica, io sono contento e soddisfatto di averle e di possederle. Cosa pensa della tecnica della Dino? Sicuramente è uno dei primi motori centrali trasversali. Quindi è nata prima la Miura con il motore posteriore centrale trasversale. La Dino 246 ci è arrivata subito dopo, però era una tecnologia quella di avere in una macchina prestazionale un motore centrale, che poi è molto importante anche ai fini della distribuzione dei pesi. Non è che abbia tantissimi cavalli la macchina, però è una bella vettura, ha una certa consistenza. Se Ermanno Cuoghi è stato in casa Ferrari il meccanico principale di Niki Lauda, Silvano Montanari lo è stato tra quelli che hanno affiancato Gilles Villeneuve, pur dopo un paio di anni che entrò nella scuderia, e durante l'evento ci ha dato anche il piacere di poterlo vedere in azione, impegnato a risolvere un imprevisto alla sospensione di un coupé francese, e questo mentre Raul lo osservava attentamente. Un vecchio uomo, Enzo Ferrari, ammirato da un tecnico di oggi, un momento che per me soprattutto è stato magico, bellissimo. Silvano Montanari ovviamente era legato da un rapporto quasi carnale a Gilles Villeneuve, e ciò caratterizza il tono con cui egli lo ricorda, un tono innanzitutto umano, influenzato da rapporti umani tra persone, ma soprattutto di sfide e sacrifici che ancora negli anni '80 vedevano spesso le capacità umane superare quelle delle macchine. Ma è stato detto e scritto in lungo e in largo. Ferrari ha dimostrato e ha detto e dichiarato che Gilles era come un figlio e gli ha voluto bene, eccetera eccetera, però dopo gli ha scarbottato la bandiera, hai capito? Perché quando Pironi a Imola gli ha fatto lo sgarbo, che Gilles è andato a parlare con Forghieri, poi sembra che Jody e Gilles insieme sono andati davanti a Ferrari gli ha detto: in fin dei conti per me ha vinto una Ferrari. Ha vinto Pironi, per me ha vinto una Ferrari, per me questo basta. E in questo rapporto appunto che Ferrari aveva con Villeneuve potremmo usare un po' dicendo che rivedeva un po' in lui quel figlio compianto, anche se... Lì vedi, sono tutti discorsi che io purtroppo non posso rispondere, nel senso perché ci sono tutti dei rapporti di mezzo che io non ho vissuto, hai capito? Io sinceramente ti dico, in reparto, me lo ricordo in prove a Imola e così via, Ferrari ha dimostrato tanto nei confronti di Gilles, e Gilles lo ha ripagato dando l'anima, perché Gilles l'ho già detto in lungo e in largo, bisogna fargli 10 monumenti, ha usato delle macchine e là mi hanno fatto la fotografia. Se molti altri piloti avessero usato quella macchina là, guarda, non avrebbero fatto neanche un quarto dei risultati che ha fatto, te lo dico io.
perché noi abbiamo attraversato, e questo è un dato molto importante, mi dispiace dirlo, ma è la pura verità, avevamo molte volte delle tecnologie abbastanza inferiori e se si è arrivati a essere terzi o quarti o quinti o in griglia di partenza abbastanza in primo, secondo, terza fila, e molto è stato grazie a Gil che ha dato l'anima. Le balle devono stare in poco posto. Hai capito? Tante volte esagerando, volando fuori pista come avete visto, avrai saputo e così via, dimostrazioni che sono, hai capito? Perciò la dimostrazione l'ha data in lungo e in largo, anche fino esagerato, ecco, se vuoi, hai capito? Però perché? Perché il mezzo era carente, allora invece di essere hai capito, in quinta fila, insomma rischio, vedo, e qualche volta riusciva anche a essere 2 posizioni più avanti, ecco, hai capito? Perciò bisogna, allora ci sono dei riconoscimenti, però in fin dei fini Ferrari, parermi, io sono voltato indietro e questo dispiace tanto, dispiace perché, ripeto, all'epoca l'ambiente era molto più semplice, più umano, dispiace perché è morto quello che io lo chiamo campione, anche se non era campione, e dispiace perché aveva una famiglia. Ed infatti là c'è una fotografia che ho l'abbraccio con la vedova Giovanna e penso che ce l'abbia solo io, non ce l'abbiano in tanti, perché io i primi tempi perché i primi tempi che io frequentavo i Gran Premi facevo un po' il jolly, facevo di tutto e mi facevano preparare i panini, che non c'era pasticcino all'epoca, così non c'era il cuoco. Allora preparando i panini, più di una volta ho preparato dei panini con la Nutella per Jacques, oppure mi è capitato di averlo sulle ginocchia, insomma, ecco, allora siccome che lei teneva i tempi, non c'erano i centri elettronici e così via, lei teneva i tempi sia in prova che in gara, allora lei era occupata là e dando l'occhiata così vedeva che magari sa che era nei miei paraggi, insomma era un po' più tranquilla, perché sai, parliamo di bambini. La domenica è la giornata dedicata a loro. Ma per riempire ulteriormente l'emozione innescata dall'Edino ci pensa un altro elemento magico che rientra assieme all'automobile nelle tradizioni della cultura modenese, la gastronomia. Davide, da dove parte questa tradizione modenese dell'aceto balsamico? L'aceto balsamico di Modena è una storia che parte da molto lontano, possiamo dire che è una storia di grandi famiglie che hanno sempre creduto nei loro valori e nelle loro passioni. L'aceto di Modena è il più grande patrimonio modenese, è conosciuto in tutto il mondo, è una prelibatezza speciale che solo ad assaporarne poche gocce ti fa già capire di cosa stiamo parlando e di che gusti si tratta. È una cosa che va da una fermentazione diciamo minima anche di 10-12 anni e può arrivare anche oltre anche 100 anni in botte. Ci sono alcuni esemplari di botte che sono lì proprio veramente per quasi un secolo ed è ancora ovviamente commestibile perfetto. È un prodotto veramente speciale e oggi noi siamo qui a Acetaia Boni, che è una delle acetaie più famose del mondo per la produzione dell'aceto balsamico ed è veramente una cosa molto speciale. Come puoi vedere queste sono tutte batterie di aceto balsamico, ovviamente solo in questa stanza abbiamo un valore inestimabile di questo prodotto
e l'aceto balsamico ci lega molto anche alla tradizione dei motori, ovviamente è sempre stato accostato al nostro mondo, è un piatto speciale che può essere accompagnato con tantissime cose, dal salato al dolce, e a Modena è sempre stata, diciamo, la prelibatezza più famosa e più conosciuta al mondo. Servono da rabboccare, la seconda botte riempirà la prima, la terza riempirà la seconda, la quarta la terza e così via. Io inizio al 13° anno, quindi il primo prodotto che prelevo sarà quel mix delle 12 vendemmie di Moscotto che sono trasformate in aceto e imbrigliato a dentro. Al 14° anno sono arrivati i profumi del secondo barile, al 15° è arrivata anche il terzo e così via. Ha un aceto di 150 anni è denso come uno di 30, come vi spiegavo prima, è come lo sviluppo della persona. Dopo aumenta l'esperienza, così l'aceto aumenta i profumi, non diventa una marmellata. Altra cosa poi lo assaggiamo perché la capacità è diversa, perché c'è anche dell'evaporazione. Io qua prelevo 2 litri, che è il prodotto da usare. Durante l'estate 1 litro lo perdo con il caldo. Questa botte è più grande perché ne devo prendere 3 da riempire. 2 li perdo col caldo, qua ne prenderò 5. 4 li perdo, ecco perché la capacità è. Per avere questa bottiglia, quei 2 litri li devo portare in consorzio, il consorzio li analizza e li assaggia e lui a certificarmi con il marchio della DOP. Le piccole si sono venuti a mescolare anche più profumi. Oggi sono ospite di quell'altra Dino, di cui meno vi ho raccontato approfonditamente. Il coupé. A causa di un imprevisto siamo poi dovuti ritornare all'Acetaia Boni per recuperare un oggetto dimenticato. E così rimango solo in compagnia di Filippo e suo nonno, il proprietario di questo coupé. La sua eleganza, le sue prestazioni, è una vera Gran Turismo perché innanzitutto ospita i passeggeri con un livello di comfort anche visivo che è tuttora ricercato, e le Dino sotto certi aspetti costruttivi della carrozzeria non si dovrebbero tanto considerare come delle Fiat o come una Ferrari, ma come una Bertone per il coupé e come delle Pininfarina per lo Spider e per le 206 e 246. È da considerare che per la Ferrari, la Dino era una più piccola berlinetta innovativa che si aggiungeva alle più grosse Gran Turismo a motore anteriore. Nel caso del coupé, questa rappresentava invece per Fiat la Gran Turismo. Il primo motore Dino sviluppato da Vittorio Jano sulla base del lavoro e delle ricerche di Dino diede vita alla Ferrari 156 Formula 2, la prima Ferrari con motore V6, che in realtà non portava ancora la marchiatura Dino. Siamo nel periodo di piloti come Hawthorn, Castellotti, Musso, Collins. Quella macchina debuttò al Gran Premio di Napoli del 57 e venne collaudata su questo tratto verso cui stiamo andando, Maranello-Serramazzoni. Quel tratto di strada che portava dalla casa delle Ferrari al luogo dove Enzo Ferrari si recava nei momenti, per così dire, di riposo, ma direi maggiormente per dialogare indisturbato con quei pensieri indelebili che vivevano costantemente dentro lui. Il motore è unico, Sì. Quel rumore qui. Sì, cioè, senti l'aspirazione. La strada che porta su a Serramazzoni era poi, ancor prima delle Dino, il percorso preferito per collaudare la prossima vettura di Maranello, e lo sarà fin quando non verrà costruita la magica pista di Fiorano nel 72. Fiat
presentò la sua nuova ammiraglia sportiva nel 67, che prima era rappresentata dalla 2003 in variante coupé. Questo coupé nero è proprio del 67, una prima serie, quindi ancora con il grintoso 2000. La 2003 berlina solo nel 69 venne sostituita dalla 130 e la 130, che tra l'altro aveva un V6 disegnato da Lampredi e che mostrava non poche similitudini con il V6 Dino, fu un'ammiraglia invece volta innanzitutto alla rappresentatività, e le sue capacità fisiche e prestazionali giustificano anche quel ruolo. Filosofia dell'auto che si mantenne anche sul coupé della 130, arrivato nel 71 dalla creatività di Paolo Martin, stesso papà della Dino berlinetta 206 competizione. La Dino coupé, per quanto fosse anch'essa rappresentativa e altrettanto importante nelle dimensioni tra passo e larghezza, rimaneva un coupé dal temperamento più sportivo e soprattutto nelle lunghe percorrenze la differenza con la 130 era evidente. Ma sicuramente per viaggiare la Dino Coupé era più comoda e sicura rispetto alla Dino Spider e alla Dino Ferrari. Per tutte queste sue caratteristiche, la Fiat Dino Coupé andrebbe considerata oggi come una delle più iconiche Gran Turismo 2+2. Signor Walter, siamo qui e io la ringrazio per avermi ospitato, per darmi questa occasione qui a Maranello, nella terra del mito Ferrari, di poter fare questo mio viaggio e poter raccontare assieme a voi la storia della Dino, che è una storia, come ho definita, incantevole, con le sue complessità ma con le sue anche gioie. Ringrazio voi di essere venuti, anche perché vedere le nuove generazioni che cominciano a spingere a ricorrere le strade del mito fa sicuramente piacere. Io ho aperto il Dino Club ormai da una quindicina d'anni, insieme con un altro collaboratore, sono il presidente del club. Quest'anno direi che è andata abbastanza bene perché siamo riusciti a raccogliere un bel po' di macchine dall'estero e questo ci fa veramente piacere. Il Dino è un pubblico molto particolare perché è una macchina comunque di nicchia. Chi ha normalmente una Dino ha anche la seconda e la terza, visto che sono 3 o 4 le macchine che hanno avuto questa motorizzazione, e direi che oggi, grazie anche al tempo e tutto, è stata una gran bella giornata. Poi avete visto anche voi che ci sono persone in un certo livello, quindi questo fa anche piacere per la continuità del club, e io personalmente ho spinto Davide, ho spinto Filippo, che sono persone che sono appena, uno non ha ancora 20 anni, però per dare continuità e proseguo è obbligatorio, perché molti dei nostri club in giro sono tutti 75 anni, bravissimi, chiaramente hanno fatto quello che hanno fatto, però se vogliamo continuità al mito bisogna che il mito venga accolto da nuove generazioni. Per questo vi ringrazio anche voi, perché vedervi giovani appassionati così fa specie. La Dino è una macchina un po' particolare, perché molte volte noi parliamo di Ferrari, parliamo di Maserati, parliamo di cose senza sapere che poi chi è veramente l'importante, chi ha fatto veramente il successo sono stati Pininfarina piuttosto che Bertone, perché alla fine molte di queste macchine, la maggior parte, non ne hanno neanche visto la Ferrari, oppure meno farti il disegno, la parte finale. Lì è nato il discorso di dover produrre un motore in quantità minima di 500 pezzi per fare le competizioni, e dopo da lì è scaturito tutto un certo tipo di lavoro con le personalità forti che avevamo in passato, perché bisogna riconoscere che Gianni Agnelli in quel caso qua ha contribuito forse più del Drake di Ferrari, e poi tutto questo ha movimentato un cinematismo che ha portato in questi 4, 5, 6 anni di produzione un successo di marchio indescrivibile. Erano macchine molto care, ricordiamoci che il coupé della Fiat, che oggi è la più economica, costava più della Porsche, ma andava anche più della Porsche, era una macchina completa, la macchina del Comenda, e questo ha portato un certo successo. Poi quando sono cominciati negli anni 80 per sfociare negli anni 90 al massimo della formazione di tutti i club, chiaramente il Dino
ha avuto una nuova visione. Io stesso infatti ho preferito, i primi andavano sempre con Ferrari con Fiat, ho detto noi facciamo un club a sé stante che è vincolato al motore 6 cilindri a V del Dino, e su questo abbiamo gravato. Infatti vedete che tutte le macchine esposte sono macchine con la stessa tipologia di motorizzazione. Quindi è il motore Dino che ha creato il club, se vogliamo, non le auto. Questo un po', però sono contento di questo raduno perché veramente l'abbiamo fatto 4 anni fa, ma pioveva che Dio la manda e non siamo riusciti a godercelo. Invece oggi, avete visto anche voi con quella giornata qua stupenda, abbiamo realizzato un bel incontro. Certo. Quindi potremmo dire, ecco, che l'anima di Dino continua a vivere in quello che è il cuore 6 cilindri a V. Sì, io poi con questa passione che mi lega negli anni ho fatto un investimento importante in un'azienda che fa solo Dino, che è Dino Point, e lì ho cominciato anche di più a apprezzare gli appassionati, perché molti vengono con la loro macchina più per la passione che non per l'assistenza in se stesso. Quindi direi che il mito continua, siamo tutti contenti. La ringrazio. No, grazie a voi per l'intervista e grazie per la collaborazione. Carlo Pantaleoni, collezionista di auto d'epoca e soprattutto hai un legame particolare con la Dino Ferrari 246, un legame che parte dalla tua infanzia. Esatto, la passione è partita da adolescente, semplicemente essendo appassionato, guardando sempre dei telefilm dell'epoca con due famosi attori, Roger Moore e Tony Curtis, quale Tony Curtis aveva una Dino rossa targata Modena che apposta per questi telefilm gli era stata prestata dalla Ferrari stessa, e da lì è nata questa passione per questa macchina molto armoniosa e ho detto prima o poi bisogna che la compro, una macchina così. E poi la storia è stata breve perché andavo a scuola vicino a un salone che ne aveva una e alla fine ho convinto in famiglia ad aiutarmi dal punto di vista economico, perché avevo solo 13 anni, a fare questo acquisto ed è ancora qua dopo 43 anni. Quindi tu eri piccolino e ti recavi spesso in questo concessionario e avevi visto questa Dino Ferrari 246. Andavi lì, cosa facevi? Ma in realtà non essendo mia, perché era del proprietario di questo salone, mi limitavo a pulirla dalla polvere e poi, visto l'età, non c'era neanche l'idea di usarla, ma per me era un bellissimo giocattolo che usciva dalla TV e si materializzava fisicamente davanti a me, quindi era un immergersi in queste avventure di questi personaggi, e il possesso di una Ferrari è sempre un traguardo ambito per, penso, la maggior parte degli appassionati di automobili. Certo. E dunque, dopo l'acquisto di questa vettura, che è stata, potremmo dire, tra le prime auto, se non la tua prima automobile, ci hai passato gran parte della tua giovinezza, ecco, del tuo periodo da fanciullo neopatentato. Esatto, e la sofferenza maggiore è stata dai 18 ai 21 anni, perché con i 18 anni, preso la patente, ho avuto l'illusione di poterla usare, ma all'epoca c'era una legge che per 3 anni non si potevano usare macchine di una certa potenza, e quindi, pur avendo la patente per 3 anni,
non ho potuto usarla, ma al compimento del mio 21esimo anno, che ricordo ancora era un sabato, ho girato tutto il giorno con questa macchina ed è ancora un'emozione, insomma, per me. Tutto il giorno ho girato con la macchina, che non so quanti chilometri ho fatto. E i ricordi più belli in giovinezza con questa macchina era, diciamo, il contrasto tra gli amici, visto l'età che ambivano alle macchine moderne, i vari Golf GT, Peugeot 205, e io invece avevo la passione per questa macchina che risultava impegnativa da usare, impegnativa da parcheggiare. Si andava al ristorante con le compagnie, ma tu puoi caricare solo una persona, e poi dove la parcheggi, e poi è scomoda, e poi non ha l'aria condizionata, e tutti gli altri ambivano già a macchine moderne e non capivano la mia passione per questa macchina qua. Ma per me, già per la forma di questa macchina, era un motivo di distinzione. Come adesso magari per molti giovani può essere un motivo di distinzione il tatuaggio, il piercing, per me era la macchina. D'altra parte la cultura modenese della passione dell'automobile è la macchina, quindi per me era importantissima la macchina. Quindi sì, ho dei trascorsi giovanili con la macchina a Riccione, Porta dei Marmi, in montagna anche, l'ho usata anche sulla neve. Sì, perché all'epoca la macchina non aveva un valore economico importante come adesso e quindi da quel lato era più usabile. Certo. Ed è una macchina per me eccezionale, versatile, usabile, facile da guidare, cioè non sembra neanche una Ferrari come concezione di macchina dell'epoca, quindi è veramente eccezionale. Poi è anche robusta perché in tanti anni dei grandi problemi non ne ha dati. Certo. Chi appunto non può giudicare un'automobile sotto questi aspetti, in quanto tu sei anche un gran pilota e ti diletti a guidare i vari circuiti d'Italia. Infatti questa macchina non nascondo che l'ho usata anche in pista, l'ho usata su gare amatoriali e mi ha sempre dato delle ottime soddisfazioni, è molto equilibrata. E poi la cosa più importante è stata una svolta notevole della produzione di serie della Ferrari, perché ha dato il via a un cambiamento storico della prima Ferrari a motore posteriore. Da lì l'evoluzione che seguiva la modernità dell'epoca è stata una svolta che ha quasi salvato la Ferrari, che all'epoca produceva macchine come la Daytona, bellissime ma da guidare, questi motori 12 cilindri anteriori, faticosa, pesante, ingombrante e poco economico. E per concludere è bellissima l'idea di questi ritrovi, raduni con queste macchine, perché intanto è un'occasione per usarle, è un piacere di usarle e soprattutto è un'immagine culturale che diamo alla gente che ormai è abituata a vedere delle macchine moderne completamente diverse, che ricorda la storia ed è bello ricordare la storia. Quindi è un piacere per noi proprietari usarle, ma è un piacere anche farle vedere. Quindi ben venga l'idea di queste manifestazioni che sono una bella occasione per vari motivi. Buongiorno. Buongiorno. Dopo l'episodio di ieri sera, insomma, direi di continuare. Hai sentito vari pareri, opinioni fatti dalla vita personale di voi possessori di ma non solo dei possessori, anche dei meccanici, anche dei collezionisti, anche degli organizzatori di questo evento, eccetera. I personaggi che orbitano attorno alla storia della vita. Perfetto. Quindi tu mi ritiri un personaggio, allora ti ringrazio. È una tua sopravvalutazione sicuramente. Assolutamente. Farete parte di questa avventura, quindi siamo tutti personaggi.
è stata sicuramente un'avventura piacevole, anzi io in questa sede inviterei l'amico Davide, anche il papà di Davide, anche la mamma, ad organizzare più spesso questi incontri, questi meeting, anche in chiave rievocativa, culturale, se del caso complementari a qualche manifestazione, alla Notte Bianca di Maranello, eccetera. Così ci si può vedere, incontrare e parlare comunque dei nostri comuni interessi. Noi potremmo magari riprendere sulle sue avventure, ecco, sulle sue esperienze trascorse con le vetture Dino dagli anni 80 ad oggi. Ecco, la prima vettura Dino che io ho desiderato era una 246 bianca. Colore insolito, ma ero ancora ragazzo, ero ancora studente liceale, non potevo permettermela sicuramente. Successivamente, dopo la laurea, incominciando l'attività lavorativa, io sono un medico, ahimè, Dio malgrado, e quindi dopo aver guadagnato per qualche anno riuscì a trovarne una da un salonista di Brescia, come le dicevo ieri. Quindi il discorso mi riporta molto indietro nel tempo, perché la Dino, per quanto avessi un marchio a parte, e quindi insolito per l'epoca, perché era un altro brand di casa Ferrari, la Dino per noi era sempre una Ferrari. Tant'è vero che negli anni 70 dai concessionari la macchina, se non veniva fornita del cavallino o della scritta Ferrari sul cofano posteriore, la macchina non si vendeva. Erano i clienti che desideravano l'imprimatur Ferrari del Drake, scritta il cavallino, per quanto poi secondariamente i puristi hanno tolto il logo Ferrari, hanno tolto il cavallino. Qui abbiamo un panorama importante e sintetico di quella che era la produzione Dino. Ecco, la prima qui in ordine è una 206, questo è il prototipo competizione di Pininfarina. Questo è quella che faceva il campionato europeo, il campionato italiano della montagna, quello di Scarfiotti. Questa è la Stratos, che aveva un cuore Dino perché montava il motore della 246. La Spider. Questo è il Fiat Spider, questo è il Fiat Coupé, questa è la 246 e questo è il 208 308 GT4 col motore 3000, motore che era uguale al 308 in vetro resina, che io ho la fortuna di possedere. Il raduno si è concluso, ma la giornata non è finita. Mi è stato concesso di guidare una Dino, per di più un esemplare interamente originale e conservato. Il suo proprietario si chiama Enrico, viene da Parma e suo padre acquistò questa Dino Spider negli anni 80. In quel periodo mio zio già si separò dalla 246. Per facilitare il ritorno a casa di Enrico e non incappare nel traffico proveniente dalla riviera romagnola, iniziamo a dirigerci da Modena verso Parma, quando l'asfalto è ancora rovente. E provo a contenere la mia emozione nel guidare questo Spider torinese ma dal cuore maranelliano, status che le viene enfatizzato ancora di più dal suo colore, rosso amaranto. Il pedale dell'acceleratore nella prima fase della corsa poco confidenziale, ma ricordiamoci deriva da un motore pensato per le corse. Alla Dino non piace troppo stare al di sotto dei 3000 giri, così come non le piace andare troppo piano. Basta dare però un colpetto di acceleratore e si ripristina il tono del V6, che nella variante stradale venne riprogettato dall'ingegner Rocchi,
con un angolo della V di 65 gradi e non di 60 gradi, mentre sui motori Dino da Gran Premio l'angolo era di 120 gradi. Un motore sempre pronto a ricevere pressioni decise sull'acceleratore e che lo fanno sobbalzare con semplicità ad oltre 6.000 giri. La Dino Spider 2.4 non è per nulla pesante e complessa da guidare, per la sua epoca anzi era piuttosto agile e lo si rivela anche per i tempi a cui si è abituati oggi, dopo aver chiaramente trascorso 2-3 minuti di conoscenza con i comandi tra sterzo e pedaliera. La vettura da subito mi ha trasmesso quel senso di equilibrio che tanto è ricercato nella sua guida e che già all'epoca la rendeva sicuramente tra le più apprezzate sportive di lusso meno irraggiungibili. Un leggero sovrappeso all'anteriore si avverte chiaramente solo qualora si pretenda troppo dallo sterzo e dal telaio. Lo sterzo inizia a parlare quando il V6 risuona e trasmette le vibrazioni al telaio, una magnifica colonna sonora che attraversa le curve del cofano, passa per l'abitacolo fino a giungere nella tua mente, trascinandoti in una sensuale condizione con lei, tale da renderla percepibile come un essere vivente e quasi palpabile in ogni componente, ed è il bello di queste nostre auto italiane di una volta. Hanno reazioni più umane che meccaniche, da qui si inizia a darle del tu, con quel suo elevarsi ad ogni pressione decisa sull'acceleratore, con i sinuosi parafanghi che ti accompagnano in un totale momento di evasione dal mondo, tu, lei e il V6, poch'altro. La bellezza del design e di un buon paesaggio come questo sono da cornice. Al motore piace girare molto in alto, ma tra i 4.000 e i 5.500 giri raggiunge la sua coppia ideale per farla viaggiare con un'elegante andatura stradale. E se non fosse stato un motore nato dalle competizioni, non credo avrebbe trasmesso questa purezza della meccanica, perché il motore Dino sarà anche un motore grintoso e reattivo, ma sa essere anche molto dolce e soffice per fare lunghe percorrenze. E più la conduco in questa prova lanciata, più me ne innamoro. In 2 persone si viaggia che è una favola. Il terzo incomodo al limite potrebbe essere un bambino o un animale, una persona adulta già soffrirebbe di più. E tutte le Dino da corsa, in ogni loro versione, in ogni loro veste, dalle Formula alle Sport Prototipo, hanno plasmato attraverso le loro imprese l'anima delle Dino stradali. Lo Spider di Enrico, nonostante la sua età, conserva gli organi meccanici con una giovinezza impressionante. Entrambi i nostri papà ci hanno poi educato a mantenere intatta l'originalità di un'automobile, che sia un'auto per tutti i giorni o a maggior ragione un'auto da collezione. E non fu la Ferrari o il Coupé il modello che consentì al motore Dino di avere seguito nelle competizioni in Formula 2, ma fu lei, la Fiat Dino Spider. Lei fu la Dino dal pulsante cuore Ferrari che, uscita dalle fabbriche del Lingotto nel 1966, consentì al grande vecchio di omologare la Dino 166 in Formula 2. La storia di questo marchio appare complessa, e lo è, ma in fondo è una conseguenza di quanto sia stato ed abbia rappresentato innanzitutto per Maranello e in un secondo momento anche per Torino. E questa importanza genetica della Dino Spider si impone anche su quel dato di fatto dell'epoca relativo alla clientela della Dino, che fece registrare maggiori vendite per il coupé piuttosto che per lei. Le Dino 2.4 nacquero quando stava per arrivare anche la Fiat 130, che ne avrebbe condiviso lo stesso monoblocco in ghisa, ma con un singolo albero a camme. E in più le Dino 2004 avevano al retrotreno le sospensioni totalmente indipendenti. Con queste 2 caratteristiche anche gli esemplari Fiat potevano meglio competere con le Porsche, che approdarono nel mercato delle piccole sportive 2000 proprio in quel periodo. A tenere a bada la Miura e la Ghibli ci pensava ancora mamma Daytona, con il suo 12 cilindri montato ancora avanti, e la Dino Spider per la sua impostazione tecnica pare riecheggiare un po' la Daytona, mentre nello stile e nelle proporzioni eredita il fascino classico di quelle antenate non troppo lontane degli anni 50 e 60 e sempre disegnate da Pininfarina, come la 250 California o la 275 GTS. Oggi questa Dino è una Spider fortemente apprezzata dai maggiori intenditori ed appassionati di auto anni 60 e 70 e in tutto il mondo, dal Giappone assieme alla 246 fin su nei paesi nordici assieme al Coupé.
ma quel mondo di appassionati e possessori Dino è un'altra dimensione che si intreccia con il reale. Il così alto livello di interrelazioni che sussiste tra i modelli e con la storia di Ferrari e della Fiat rende così vario ed eterogeneo l'ambiente della Dino, di questi incontri, dei legami che si creano tra le persone e, come avete potuto in parte vedere, creano una magica atmosfera piena di confronti tra personalità diverse, tra conoscenze tecniche diverse, tra gusti ed esigenze eterogenee. Guidando quest'auto, le note del V6 mi massaggiano i nervi non appena tocco il gas, quel suono corposo, italiano, tipico da motore a doppio asse a camme per bancata, con quel rombo di aspirazione che già dai bassi ti fa comprendere che tipo di musica ascolterai se vorrai schiacciare sull'acceleratore, ed è proprio dopo i 4000 giri che ti comincia ad assalire, positivamente. La sola esperienza di ascoltare questo motore in azione è un qualcosa di estremamente toccante per la storia che vi è dietro. E dopo i 5000 giri ti avvolgi in una bolla sonora, sensoriale, dal quale è difficile uscire. Solo se la strada te lo impone, tu uscirai, perché conosciuta la Dino non c'è alcun motivo di interrompere la sua sinfonia. Mi seduceva a scoprire di quanto poteva aumentare il mio battito se avessi superato il regime dei suoi 6000 giri. Ma tra caldo estivo e condizioni puramente conservate di questa 2004, la rispettiamo e la facciamo cantare nella sua zona ideale. D'altronde stiamo solo accompagnando Enrico verso Parma ed è già tanto che mi hanno concesso questa occasione dopo le giornate piene del raduno. Il tempo è stato poco, ma è bastato per farmi provare una delle emozioni più profonde che ho vissuto nella mia vita fino a questo momento. Lei è stata la prima Ferrari che ho guidato e sono ancora più fiero di poter dire che la prima Ferrari che ho guidato sia stata una Dino.